La fisica non è una rappresentazione della realtà, ma del nostro modo di pensare ad essa. Così Heisenberg commenta la sua scoperta riguardante il principio di indeterminazione. Siamo nel marzo del 27. È un principio famosissimo, spiegato in 1000 modi diversi. Qui cercheremo di capire anche come Heisenberg arrivò a formularlo, quali sono i ragionamenti e le intuizioni che l'hanno portato a questo risultato e che cosa anche rappresenta questa frase, secondo lui. Delta P, delta X maggiore o uguale ad H fratto 4π, delta P è l'incertezza con cui si misura la quantità di moto, delta X è la posizione con cui la si misura, più sono piccoli più la misura è precisa, H è la costante di Planck, 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo, e 4π è una costante, quindi evidentemente delta P e delta X sono inversamente proporzionali, che detto in due parole vuol dire che all'aumentare della precisione nella misurazione della quantità di moto deve necessariamente diminuire la precisione nella misurazione della posizione di una particella nel microcosmo. Quindi, detto in soldonio, come si dice notoriamente, la posizione e la quantità di moto contemporaneamente non possono essere misurate con alta precisione. Più si è precisi nel misurarne una, meno lo si sarà nel misurare l'altra. Poi vedremo che c'è anche un'altra formulazione che riguarda l'energia e il tempo. Stesso discorso, più si misura con precisione l'energia, meno sarà preciso e quindi più grande sarà l'intervallo di tempo necessario a misurarla e viceversa. Allora, per cercare di capire come si arriva a questa formulazione, a questo principio importantissimo in meccanica quantistica, dobbiamo tornare indietro di quasi 100 anni. Siamo ai primi di agosto del 1925, Heisenberg ha 24 anni. A dispetto della sua giovane età, è già un personaggio importantissimo nella fisica di quegli anni. È appena tornato a Gottinga dopo essere stato a Copenaghen. Fra l'altro ha rifiutato nel frattempo una cattedra a Lipsia proprio per poter andare a Copenaghen a conoscere e approfondire la sua conoscenza di Niels Bohr, che diventerà quasi un secondo padre in un certo senso. Comunque stringeranno un'amicizia fortissima. Eccoli qua, li vediamo insieme. Nel 25 siamo a un punto critico per la rivoluzione quantistica perché sembra essersi arenata. I calcoli, le formule che si cercano per descrivere il comportamento degli elettroni, per esempio all'interno di un atomo, cominciano a mostrare le prime incoerenze con gli esperimenti. E, come dice lo stesso Heisenberg, tutti cercano di trovare una strada per sistemare le cose, una via da percorrere. Qui ognuno sta facendo qualcosa di diverso e nessuno qualcosa che valga la pena di fare. Questo lo scrive Heisenberg a una lettera ai suoi genitori proprio ai primi di giugno, fine maggio, primi di giugno del 25. Per di più, Heisenberg si prende un attacco pesante di febbre da fieno che lo costringe a recarsi nei mari del nord. Fui costretto a chiedere a Max Born, che era il capo del dipartimento dell'università di Gottinga in cui Heisenberg faceva da assistente, un congedo di 2 settimane e me ne andai all'isola di Helgoland. L'isola situata, come potete vedere, tra la Germania del Nord e la Danimarca, dove speravo di rimettermi presto respirando l'aria di mare. Qua una foto d'epoca di Helgoland, quest'isola mozzafiato nei mari del nord, e sempre Heisenberg racconta: arrivai col volto gonfio e tumefatto. Alla padrona della pensione bastò un'occhiata per decidere che avevo fatto a botte e che le avevo prese. Comunque la signora decide di ospitarlo al secondo piano di questa pensioncina. Heisenberg dice che si godeva una eccezionale vista. Anzi, ricordando quel soggiorno scriverà: ammirando il paesaggio riflettei su quanto Niels Bohr, mi aveva detto una volta. Guardando il mare sentiamo di poter afferrare una parte dell'infinito. Questo scrive proprio Heisenberg nei suoi ricordi di quel periodo. Comunque passa le giornate a leggere Goethe, passeggiare, nuotare, e per questo la sua mente geniale si schiarisce sempre di più. Nel giro di pochi giorni feci progressi rapidissimi, scrive, e quindi sistema qua e là qualche errore di calcolo, arriva a un punto in cui deve capire se la sua formulazione è coerente col principio di conservazione dell'energia. Cioè lui sta creando una tabella per determinare i singoli elementi dell'energia dell'elettrone nell'atomo. Ok? Quindi va avanti fino alle 3 del mattino, dice, e con mia grande eccitazione trovai che rispettava
il principio di conservazione, cioè i suoi calcoli, insomma, rispettavano il principio di conservazione. La mia prima reazione fu di sgomento. Ebbi l'impressione di osservare, oltre la superficie dei fenomeni atomici, un livello più interno di misteriosa bellezza. Il pensiero mi dava le vertigini. Poi, troppo eccitato per andare a dormire, decide di arrampicarsi su uno strappiombo roccioso sul mare. Vedete che Helgoland è piena di questi strappiombi. E lui dice: con facilità arrivai fino in cima per potermi godere l'alba. Contemplerà l'alba in estasi. Ma cos'è che vide Heisenberg in quei calcoli? Cosa c'era di così bello e misterioso da addirittura dargli le vertigini? Allora, in questa matematica per il microcosmo, Heisenberg si concentra sulle frequenze e le intensità delle righe spettrali prodotte dai famosi salti quantici dell'elettrone da un livello energetico all'altro. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato nella lezione sull'atomo di Bohr, la trovate anche qui segnalata. Allora, Heisenberg non vuole assolutamente partire da una teoria astratta, lui vuole partire dai dati osservati, cioè partire dai risultati sperimentali. E da lì poi costruire la sua teoria. Anche perché, diciamolo, tutti i tentativi di costruire una teoria dei quanti si scontravano poi con la realtà degli esperimenti. Quindi lui decide esattamente di fare il contrario. Allora gli fu chiaro improvvisamente ad Heisenberg che gli elettroni non saltano da un livello energetico all'altro come potrebbe fare un atleta da un gradino a un altro, quindi in questo modo, ma piuttosto sono in un posto, cioè sono in un livello energetico e improvvisamente si trovano in un altro, senza aver percorso nessun cammino intermedio, in questo modo, o in questo modo, o ancora in questo modo. Quindi cosa fa? Costruisce una tabella con i possibili stati quantistici dell'elettrone, cioè una tabella di per sé composta da elementi teoricamente infiniti. Una tabella insomma di questo tipo, dove la F rappresenta la frequenza e poi i termini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 eccetera che rappresentano la frequenza della riga di assorbimento dell'elettrone nel passaggio da un livello all'altro. Cioè Heisenberg decide di fare una tabella che contenga tutte le righe spettrali teoricamente ottenibili da un elettrone nel passaggio da un livello energetico a un altro, quindi ecco perché una tabella di elementi infiniti, perché teoricamente i livelli energetici sono infiniti e anche i passaggi da un livello energetico all'altro. Diciamo, questi salti quantici, ecco, vengono segnati da Heisenberg in questo modo. 1, 2 vuol dire frequenza della riga di assorbimento dell'elettrone nel passaggio dal primo al secondo livello. Oppure se prendiamo F3,1 è evidentemente la frequenza della riga di emissione dell'elettrone che passa dal livello 3 al livello 2. Noi sappiamo, no, che gli elettroni quando scendono di livello energetico, quindi quando passano, come in questo caso, dal terzo al secondo o dal terzo al primo, scusate, in questo caso dal terzo al primo livello, emettono un fotone, cioè un'emissione di luce. Viceversa, se assorbono un fotone, come in questo caso, nel passare dal primo al terzo livello, appunto c'è una riga di assorbimento. In generale, se m è maggiore di n, possiamo chiamare tutte queste frequenze come le frequenze F, M, N, in questo modo, dove appunto il livello mmesimo è quello di partenza e quello ennesimo è quello di arrivo. Ovviamente sono righe che non necessariamente rientrano tutte nell'osservabilità, perché alcune di queste emissioni, cioè alcune di queste frequenze, sono fuori dal campo del visibile. Cioè riguardano frequenze per esempio ultraviolette o raggi X o raggi gamma. Ecco, per esempio, sono alcune righe di assorbimento dello spettro di elio. Allora l'elio solo nel campo del visibile, perché appunto sulla destra e sulla sinistra poi evidentemente si sviluppa ancora la frequenza. In particolare, se la frequenza cresce a destra, poi incontreremo i raggi ultravioletti, i raggi X, i raggi gamma, che sono teoricamente esistenti, cioè questi anche praticamente in realtà esistenti, ma non sono osservabili perché non rientrano nello spettro del visibile. Inoltre Heisenberg capisce che può associare a questa tabella un'altra tabella con cui segnava la percentuale di una data transizione, cioè, detto in parole povere, Heisenberg in questo modo trova una correlazione tra le grandezze puramente quantistiche e le grandezze puramente newtoniane, come posizione e quantità di moto, fondamentalmente sono questi due.
In sostanza la corrispondenza è quella che c'è tra la frequenza di vibrazione o l'energia, se preferite, di un pianeta che ruota intorno al Sole e la sua posizione e velocità nella rotazione. Quindi in un caso abbiamo la frequenza e nell'altro abbiamo la quantità di voto e la posizione. Cioè Heisenberg, tutto sommato, stava lavorando un po' come aveva fatto anche Bohr quando ha costruito il suo modello atomico. Nella lezione sull'atomo di Bohr ne abbiamo parlato nel dettaglio. Ma questa volta rispetto a Bohr, Heisenberg ha molta più consapevolezza di quello che succede, d'altronde sono passati più di 10 anni, quindi c'è un minor azzardo rispetto a quello che aveva fatto Bohr. E quindi lui lavora al confine proprio tra il mondo classico e quello quantistico volontariamente. Così la frequenza orbitale dell'elettrone corrisponde alla frequenza della radiazione emessa. Quindi c'è uno stretto collegamento tra la frequenza della radiazione emessa e la frequenza di vibrazione dell'elettrone. Heisenberg non sta facendo altro che parlare dell'oscillatore armonico, cioè la stessa cosa che aveva fatto sostanzialmente Planck nel suo studio del corpo nero. Ora Heisenberg, quando scrive le memorie di quello che era successo in quel periodo, parla in realtà di pendolo, ma come potete vedere dall'immagine più o meno è la stessa cosa, cioè è lo stesso funzionamento, c'è sempre una quantità di moto e una posizione rispetto all'equilibrio e poi c'è sempre una vibrazione, quindi la frequenza con la velocità angolare, e questo è l'andamento rappresentato o del pendolo o dell'oscillatore armonico che si può vedere fatto con una molla, ma fondamentalmente è la stessa cosa. T è il periodo, quindi il tempo necessario a completare un ciclo, quindi nel pendolo a ritornare al punto da cui era partito, e così via. Cioè anche in questo caso si può assimilare, o meglio Heisenberg assimila l'elettrone a un oscillatore armonico, come dice lui stesso, le cui oscillazioni possono rappresentare le vibrazioni molecolari di cui si occupano i fisici atomici. Cioè il moto del pendolo è descritto da due variabili. Ricapitoliamo, la quantità di moto e lo spostamento dalla posizione di equilibrio. Se queste quantità variano periodicamente nel tempo secondo una legge stabilita, quindi è un moto armonico regolare, si può associare ad esse una frequenza di oscillazione. Quello che fa Heisenberg è proprio associare questa frequenza di oscillazione alla frequenza di emissione o di assorbimento dell'elettrone che salta da un livello energetico a un altro. L'unico problema è che si fa Heisenberg è che tutto ciò rispetti il principio di conservazione dell'energia. Se rispetta il principio di conservazione dell'energia, allora tutto funziona. Quello che succede è che proprio i calcoli di Heisenberg rispettano anche il principio di conservazione. Ecco perché la sua euforia alle 3 di notte non riesce a dormire, perché ormai ha capito che questa è una chiave di volta. Cioè, se anche il principio di conservazione dell'energia è rispettato, su questo bisognerebbe aprire una parentesi, perché il problema era che si stava anche mettendo in dubbio il fatto che il principio di conservazione dell'energia funzionasse nel microcosmo. E invece con i suoi calcoli non solo funziona, ma tutti i conti tornano. Quindi tutto a posto, direte voi, e invece no, perché rimaneva da chiarire ancora un aspetto misterioso. Per far funzionare tutto il meccanismo, la matematica implicata prevedeva che non venisse rispettata la cosiddetta commutazione, ovvero che moltiplicando per esempio la tabella A per la tabella B si otteneva un risultato diverso che moltiplicando la tabella B con la tabella A. Questo lasciò Heisenberg molto perplesso, perché voi capite bene, è come se facessi 3 per 2, che fa evidentemente 6, ma anche 2 per 3 fa 6, no? Ecco, in questo caso non succede, cioè A per B è diverso da B per A, o se preferite A per B meno B per A, che dovrebbe fare 0, perché per esempio nell'esempio qua 6 meno 6 fa 0, non faceva 0. Matematica non commutativa, come si dice in gergo, era un grosso problema per Heisenberg, non riusciva a capire perché tutto tornava, però c'era questa proprietà che non riusciva a capire da dove venisse. Quindi ad Heisenberg serviva U, e il primo che gli viene in mente è il suo migliore amico, genio intuitivo, talento fisico impressionante, Wolfgang Pauli, che qua vedete sulla destra. Questa foto fra l'altro è scattata proprio ad Amburgo e questi sono Fermi, Heisenberg e Pauli. Allora Pauli non ha voglia, si annoia a fare calcoli, anche se potrebbe benissimo farli a occhi chiusi, eccetera, eccetera. Gli dice che però è nella strada giusta, cioè legge
la bozza del saggio dei calcoli che Werner aveva appena fatto e lo incoraggia ad andare avanti. Heisenberg è confortato dal giudizio di Pauli e torna a Gottinga, scrive l'articolo con la sua scoperta, però nell'articolo lascia intendere che manca da risolvere questo mistero della moltiplicazione anomala, chiamiamolo così. Quindi decide comunque di presentare l'articolo a Born, che ricordiamo è il suo capo dipartimento, diciamo così, e Born quando legge l'articolo rimane affascinato e estasiato. Però anche lui non sa come svelare l'arcano matematico, quindi scrive ad Einstein e gli dice che il suo assistente più dotato, Heisenberg, ha scritto un saggio sconcertante ma certamente giusto e profondo, scrive ad Einstein, e poi aggiunge che però non è in grado di spiegare l'origine di questa strana moltiplicazione. Born però ha una sensazione come se questa regola non commutativa di queste tabelle moltiplicate gli dicesse qualcosa, ma non riesce a focalizzare, quindi si concentra per diversi giorni su questa questione e alla fine lo sforzo è ripagato. Gli viene in mente che Heisenberg si è imbattuto accidentalmente nel prodotto di matrici. Quindi appena avvisato della risoluzione chiama Heisenberg e gli dice: sai che il tuo mistero è risolto? È un prodotto di matrici. Heisenberg sapete cosa gli risponde? E che cos'è una matrice? Non lo sapeva neanche lui. Allora, vediamo di cosa si tratta. La matrice è una tabella di numeri, quindi esattamente come quelle che aveva fatto Heisenberg a Helgoland. E mezzo secolo prima il matematico britanno Cayley aveva stabilito le operazioni tra matrici. In particolare, per moltiplicare una matrice con un'altra si procede in un modo che non è banale, cioè si procede in questo modo. Si prende la riga della prima matrice e si moltiplica per la colonna della seconda matrice. Poi si prende la seconda riga della prima matrice e si moltiplica per la colonna della seconda matrice. Quindi cosa succede? Succede che bisogna moltiplicare A11 per B11 e sommarlo ad A11 per B21. Poi si prende A21 e lo si moltiplica per B12 e lo si somma ad A22 che è moltiplicato per B22. Se voi provate a fare i calcoli in questo modo vi accorgerete che A per B è molto diverso da B per A. Facciamo un esempio numerico. Se voi prendete queste due tabelle, no? La tabella A 1, 2, 3, 4, la tabella B 5, 6, 7, 8, sono due matrici semplici, perché in questo caso sono evidentemente solo di due righe e due colonne, ma se voi fate questo procedimento e quindi dite fate 1 per 5 e poi 2 e lo sommate a 2 per 7, ottenete 19. 5, 2 per 7, 14, 14 più 5, 19. E continuando così, se fate la stessa cosa con B per A, vi accorgete che il risultato è ben diverso. Già il primo degli elementi della matrice B per A è 23, mentre A per B era 19 e così via. Insomma, le matrici si moltiplicano in un modo non commutativo, il che vuol dire che Heisenberg ha trovato una matrice senza saperlo, inconsapevolmente. Da notare che questo risultato è lo sviluppo dell'articolo dal punto di vista matematico di Heisenberg è appannaggio neanche di Born, perché Born pensa di chiamare il suo migliore allievo Jordan, che sa essere uno specialista, diciamo, di matematica, perché ha studiato prima di passare a fisica, ha fatto diversi anni di matematica e quindi è lui che risolverà, è Pascal Jordan, che vedete sulla destra, che risolverà il problema matematico dell'articolo di Heisenberg. Quindi il saggio che viene fuori è uno dei caposaldi della meccanica quantistica. Anzi, aggiungiamo che proprio il termine meccanica quantistica viene da qui, perché le operazioni tra matrici venivano anche chiamate meccanica matriciale. A Heisenberg non piaceva questo termine, comunque meccanica matriciale riferita alla quantistica è diventata meccanica quantistica. Le matrici di quantità di moto P e posizione X danno quindi luogo a questa situazione. P per X meno X per P è uguale ad H fratto 2π I per I. Cioè la matrice P delle quantità di moto P dell'elettrone per la matrice delle posizioni dell'elettrone meno la matrice X per la matrice quantità di moto, che abbiamo visto appunto per il discorso di prima, non essendo commutativi, questa differenza non è uguale a 0, è uguale alla costante di Planck H,
che ricordiamo è 6,63 per 10 alla meno 34 joule per secondo. A 2π greco, i è il termine dei numeri immaginari, la radice di meno 1, la radice quadrata di meno 1, e invece i è la matrice unitaria, quindi quella in cui tutti i valori sono uguali a 1. Quindi vedete che da qua passare poi al principio di indeterminazione è un attimo, ma la cosa stupefacente di tutto ciò è che Schrödinger, praticamente contemporaneamente o quasi, arriva a formulare una teoria diametralmente opposta, cioè una teoria basata sull'assunzione che le particelle siano onde, tanto che poi viene ribattezzata appunto meccanica quantistica ondulatoria, ma che era assolutamente analoga dal punto di vista dei risultati matematici e nella spiegazione degli esperimenti alla meccanica quantistica di Heisenberg. Quindi la posizione di una particella rappresentata da una matrice a infinite dimensioni permette ad Heisenberg di sviluppare il concetto di inafferrabilità dell'elettrone, come dicevamo, cioè perché salta da un quanto all'altro. Viceversa, Schrödinger dirà che sono le onde stazionarie. Se vi ricordate, nella lezione in cui abbiamo parlato di de Broglie o de Broglie, come si dovrebbe dire in teoria, e Schrödinger rispetto agli stati stazionari, quindi l'assimilazione di come funzionano gli armonici nella musica e di come funziona invece all'interno dell'atomo, oppure il considerarlo appunto, dicevamo, come Heisenberg, portano allo stesso identico risultato. In un caso è l'elettrone che appare e scompare praticamente, o meglio, che scompare da un livello e riappare in un altro senza nessun tragitto intermedio, e nell'altro invece sono le onde che hanno un andamento stazionario per cui sono determinate. Una piccola elaborazione matematica porterà Heisenberg da questo calcolo matriciale alla scrittura del principio di indeterminazione vero e proprio come lo conosciamo. Ne parleremo nella prossima lezione.